Çalhanoğlu resta all'Inter, lo ha detto Di Marzio, lo ha confermato Sky, lo hanno riportato ovunque. Çalhanoğlu resta, sì, ma la domanda è perché resta? Perché? E consentitemi anche una domanda legittima, soprattutto dopo il casino che c'è stato, o no? O no? E la motivazione non è che ha bisogno di tanti spiegoni, la motivazione è abbastanza ovvia, palese. Il Galatasaray ha speso, andrà perlomeno, concretizzerà l'affare Osimhen, 75 milioni, lo abbiamo detto, soldi importanti, non ha, non può avere la liquidità, quei 30 milioni richiesti dall'Inter, e non sicuramente nei tempi voluti dai nerazzurri, e quindi gioco forza. Çalhanoğlu resta, questa è la motivazione. Ecco, dinanzi a queste condizioni, ditemi voi come io possa accoglierla in maniera favorevole, perché poi io non lo so, io impazzisco come la gente riesca a rimangiarsi quanto detto un minuto fa, non un'ora, un giorno, un anno, un minuto fa, noi dicevamo all'Inter o comunque in qualsiasi club, in qualsiasi squadra, in qualsiasi contesto lavorativo, in qualsiasi team, ecco, team di lavoro, deve rimanere gente motivata, gente che vuole starci, gente che ha un obiettivo comune. Ma se Çalhanoğlu ha fatto di tutto, adesso non neghiamolo, per allontanarsi dall'Inter. Non solo, Çalhanoğlu prima ha sguinzagliato i vari barbieri, amici, no, storielle di qua e di là, non ha mai negato l'interesse di andare al Galatasaray, anzi lo ha incentivato. Ehm, c'è stato uno scontro duro con capitano e presidente della squadra. Nello stesso messaggio fa sapere il futuro, vedremo. Non ha mai smentito nulla, non ha mai detto di voler rimanere all'Inter. Oggi ci dobbiamo tenere un giocatore che all'Inter non vuole rimanerci. Se fino a ieri, anzi ribadisco, fino a un minuto fa dicevamo all'Inter deve rimanere chi veramente vuole rimanere, fatemi capire perché io oggi devo essere contento. No, fatemelo capire voi, fatemelo capire perché ho cercato anche un po' di sondare in maniera meno diretta su Instagram e qualcuno mi ha scritto, però non sei mai contento. Ma benedetto l'arcangelo, non lo so come si chiamava l'arcangelo, ma come si può essere contenti? Come si può essere contenti se rimane uno che è praticamente oggi separato in casa, uno che deve ricucire il rapporto con l'ambiente, ma soprattutto con i propri compagni? E non è facile, magari ci riesce, magari, ed è quello che a questo punto, per forza di cose, dobbiamo augurarci. Ma se le cose non vanno come devono andare, ed è probabile, se fai le fazioni all'interno di uno spogliatoio è finita, eh. È finita. Altro che quinto, sesto, è finita. No, altro che lottare per lo scudetto, non vince niente. È finita in partenza. Quindi occhio a queste questioni, occhio. Occhio per davvero, signori miei. Adesso ne parliamo, anzi, in realtà il video potrebbe anche concludersi così. Ma prima, come al solito, voglio invitarvi a lasciare un like se volete solleticare un po', no, il gusto dell'algoritmo che, come al solito, ha bisogno di questi pollicioni. Se volete iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti e via. Come vedete andiamo random in base a quello che poi ci viene propinato, e din don attivate la campanella. Grazie ragazzi, grazie per davvero, grazie di cuore per il continuo supporto e appoggio. Io mi faccio trasportare, mi accaloro, però davvero in tanti siete lì a supportarmi. Però non ce la faccio a contenermi quando davvero trovo incoerente proprio l'atteggiamento
nostro. Parlo adesso anche di noi tifosi, che non possiamo essere come le bandieruole, no? Non dobbiamo assolutamente esserlo. E la questione Cialanoglu è una questione che andrà assolutamente risolta. Fermo restando che poi bisognerà vedere se davvero rimane, perché rimane oggi perché il Galatasaray non può affondare. Vediamo se è un giocatore che comunque ha mercato e se arriverà qualche altra offerta da qualche altro paese, campionato, squadra, ditemi un po' voi, perché ribadisco, da oggi, quindi scusate, bisognerà lavorare sul fatto di ricucire un rapporto. Ragazzi, pochi giorni fa Cialanoglu scrive su Instagram, come posso dire, disegna un vero conflitto interno tra capitano e appunto giocatori. Cioè va a muso duro con l'anima dello spogliatoio che è il capitano, va a muso duro con il perno di una società che è il presidente di una squadra. Non è facile poi ritornare indietro, eh. Ragazzi, non è un aspetto di poco conto, un aspetto secondario. Proprio per questo io sono molto preoccupato da tutto ciò, eh. Sono molto preoccupato perché poi dinanzi a quei posti avete visto come anche alcuni giocatori si siano divisi, quello che è arrivato, quello che si è percepito e quello che proprio non sappiamo di tutto ciò, signori miei. Quindi io eh, accolgo con favore, nel caso rimanesse, la possibilità che poi non devi andare a trovare un altro playmaker, non è facile sostituire il Cialanoglu calciatore, un Cialanoglu che però nella passata stagione comunque ha ridotto di tanto, no, il suo livello, vuoi anche per svariati infortuni, però parliamo sempre di un giocatore di grande valore, e non è che lo rinneghiamo, questo mai, bisogna essere come lo dicevo prima, lo chiedo e lo esigo anche da me stesso, bisogna essere coerenti. Per me è un grande giocatore, però per me le motivazioni fanno la differenza, le motivazioni e le condizioni. Oggi mi pare che il giocatore non sia motivato e non sia nelle condizioni di poter fare bene all'Inter. Questa è come la vedo io. Vediamo, ragazzi miei, vediamo un po' quello che succederà e non lo so. L'Inter deve risolvere tante di quelle problematiche. Ribadisco, non è una questione impossibile, certo, perché poi oddio, bisogna incontrarsi insieme alla squadra, parlare a muso duro, dirsi le cose in faccia, magari arrivare a un punto di incontro, ma deve esserci da parte di tutti questo confronto davvero perché poco, le cose poco carine, le cose che non vanno bene vanno dette perché sennò sedimentano e ti portano al collasso di cose che non vanno bene, ragazzi. Nell'ultimo mese ne abbiamo viste e, e poi ripeto, tu ti porterai dietro sempre quella finale che fa male, che per forza di cose apparirà sempre a tanti ragazzi durante l'arco della stagione. Purtroppo è così, ragazzi. Vuoi o non vuoi, è uno scheletro che ti porterai e quindi se non deve esserci uno switch immediato, altrimenti io io, io, io ho tanti timori, ecco, ma mi limito qua, basta, perché poi non voglio neanche, come al solito, come posso dire, non voglio scoraggiare nessuno o intristirlo, non sarebbe neanche corretto. Me la voglio tenere per me, questa tristezza momentanea e dettata solo dal momento calcistico. Vediamo, signori miei. Fatemi sapere come la leggete voi, cosa ne pensate voi. Io intanto vi abbraccio. Un grande abbraccio da Nischio, signori miei.